Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati! Oggi prepariamo una ricetta dolce davvero buonissima che si prepara in pochissimo tempo. Ma prima di tutto vi ricordo, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere tutte le mie nuove ricette. Iniziamo preparando la crema chantilly, quindi andiamo a mescolare insieme 150 g di zucchero e 50 g di amido di mais. Incidiamo una bacca di vaniglia, inseriamo la polpa nei tuorli e il baccello nel latte che stiamo portando a bollore. Mescoliamo 5 tuorli con l'amido e lo zucchero fino ad ottenere un composto liscio. Aggiungiamo il latte caldo. E riportiamo sul fuoco, mescolando fino a che la crema si sarà addensata. Quando la crema è densa, possiamo trasferirla in una terrina. Lasciamo pure dentro il baccello di vaniglia, così profumerà ulteriormente la crema. La spatoliamo per qualche minuto fino a che sarà diventata liscia e lucida. Vedete che bel colore? Dopo mettiamo la pellicola alimentare a contatto e la lasciamo raffreddare in frigorifero. Quindi eliminiamo il baccello di vaniglia che possiamo sciacquare, asciugare e frullare con dello zucchero. In questo modo otterremo lo zucchero vanigliato che potremo utilizzare mentre faremo una torta. Della vaniglia non si butta via mai nulla. Montiamo 250 g di panna e la inseriamo nella crema. In questo modo diventerà bella leggera e spumosa. Prepariamo la bagna. Ci occorrerà un bicchiere di caffè, una tazzina di Baileys e 100 g di acqua per diluire il tutto. 2 cucchiaini di zucchero e mescoliamo. Prendiamo una terrina di circa 30 cm. Inzuppiamo i savoiardi e creiamo quindi la base della nostra torta. Facciamo il primo strato di crema chantilly. Siate generosi perché adorerete mangiare questa crema. È buonissima!
secondo strato di savoiardi e di crema. Sapete che potete trovarmi anche su Instagram? Vi aspetto, vi lascio tutti i link qua giù nell'info box. Possiamo spolverizzare la superficie del dolce con un po' di cacao amaro, oppure, ancora meglio, grattugiamo 100 g di cioccolato fondente. Il dolce è pronto, facciamolo riposare un pochino in frigorifero, anche un paio di orette. In questo modo il dolce si stabilizzerà e diventerà veramente meraviglioso. Provatelo! Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così ricordate di lasciare un like, di commentare e naturalmente se non siete iscritti iscrivetevi a questo canale, perché tutti i giorni metterò una nuova ricetta che spero vi piaccia. Buon fine settimana a tutti e ci vediamo domani con una nuova videoricetta. Ciao!